È da tanto tempo che vi voglio parlare di questo mio nuovo bellissimo giocattolo. Praticamente ho sempre voluto avere un drone, però sapevo che erano cari e che ci volevano patentini, permessi e cose varie, quindi era solo rimasto un sogno. Un giorno per caso, guardando un video su YouTube, ho scoperto che DJI aveva lanciato questo piccolo giocattolo. Non ci ho messo tanto a decidere di comprarlo. È stato lanciato a novembre e l'avevo comprato ancora prima che fosse lanciato, ho dovuto aspettare, mi è arrivato fine novembre più o meno. I miei primi voli sono stati molto difficili, mi sentivo molto nervosa, impaurita, in ansia, avevo paura di tantissime cose, avevo paura di volare, avevo paura di perderlo, avevo paura che le persone mi guardassero, avevo paura di fare male a qualcuno. Il mio primo volo in assoluto l'ho fatto a casa, non vi faccio neanche vedere le immagini. E poi il mio primo volo esterno l'ho fatto qua davanti a casa mia, al parco. È stato un volo breve, ho scattato un po' di foto e mi sono sentita come quando la prima volta ho guidato una moto. Dopo che ho finito e che avevo il drone in mano, avevo le gambe che mi tremavano. Vabbè, è troppo stupida. Dopo a dicembre sono andata in Brasile, ho volato per la prima volta a Rio, a Ipanema, vicino al Poador. Anche lì ero molto nervosa, lì avevo paura dei ladri, diciamo. E invece ero andata a bere un aperitivo con un'amica e c'era un ragazzo che stava volando con il suo. Fortunatamente avevo il mio in borsa e quindi ho deciso di tirarlo fuori e ho fatto un volo. È stato bellissimo. A Ipanema era un momento di tramonto, ho preso veramente delle bellissime immagini. Dopo sono stata a casa di mio padre a Minas Gerais e lì ho volato con mia nipote un bel posto in alto e poi sono andata a visitare con le mie sorelle e mia nipote le cascate 15 Quedas. Lì è stato bellissimo, però devo dire che lì ho quasi perso il drone, praticamente forse con l'aria dell'acqua che cadeva nella cascata mi ha spinto il drone mentre volava e stava per urtare contro l'albero. Fortunatamente sono riuscita a riprendere il controllo del drone, perché quando lui sta volando tu non capisci bene da che parte è il gimbal e quindi metti a destra magari lui va a sinistra, metti a sinistra magari lui va a destra, insomma sono riuscita ad avere il controllo di nuovo del drone e è andato tutto bene, però ho rischiato grosso, lì poteva sbattere contro l'albero e cadere in acqua. Un'altra sventura che ho avuto è stato a Rio, quando ho fatto quel volo lì sulla laguna. Lui era in alto, a un certo punto ho perso la connessione, non vedevo più niente nel telefono e non capivo tanto bene neanche dove fosse. Fortunatamente non era tanto in alto e tampoco lontano, quindi sono riuscita a vederlo e sono riuscita a farlo tornare da me. E poi ho avuto un'altra sventura ancora, però è sempre per colpa mia, non è per colpa del drone. L'ultima volta che ho volato nel parco qua davanti a casa mia c'era tanto vento, ho deciso di fare dei voli bassi che quindi poteva andare bene, e invece dopo, quando ho scacciato il ritorno a casa, lui ha ripreso quota perché l'avevo impostato così sbagliatamente e è andato in alto e il vento lo ha portato via. Fortunatamente io ero in bicicletta, l'ho corso dietro e sono riuscita a recuperarlo. Questo è il mio primo video che parla del mio drone. Io prossimamente vado a Jesolo, vado in provincia di Venezia, quindi spero di fare dei bei voli sulla laguna di Venezia e magari anche a Venezia. Vi faccio vedere la spiaggia di Jesolo, sperando sempre che non ci sia vento. Anche vi voglio dire che non vedo l'ora, ho in programma a maggio, vado in Islanda, una delle isole più belle di questo pianeta, uno dei posti più meravigliosi. Vi farò un video che metterò qua su YouTube, spero vi piacerà. Spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo alla prossima.